partiamo dall'inizio. Il sentiero non è particolarmente difficoltoso, però è importante prestare attenzione. In alcuni punti ci sono scalini, realizzati con tavole in legno e tondini di ferro che possono presentare cedimenti. Quindi meglio camminare con calma e fare attenzione a dove si mettono i piedi. Ancora qualche passo prima di arrivare in cima, nel frattempo ricordati di iscriverti e attivare la campanella. Il nuraghe Antigori, che vediamo qui davanti, è un antico complesso nuragico risalente al secondo millennio a.C., quindi costruito durante l'età del bronzo, tra circa 1800 e 1101 a.C., il periodo in cui la civiltà nuragica dominava la Sardegna. I nuraghi sono monumenti preistorici unici al mondo, torri in pietra a forma di tronco di cono, con camere interne coperte a falsavolta, costruite senza malta, solo con grandi blocchi di pietra. Sono presenti in migliaia su tutta l'isola e rappresentano l'elemento simbolo di questa civiltà. Antigori non è solo una singola torre, è un vero e proprio complesso fortificato, con torri circolari e cortine murarie che cingono l'area abitata, inglobando massi naturali della collina. Dagli scavi sono emersi frammenti di ceramica nuragica e anche ceramiche micenee, che testimoniano contatti e scambi tra le popolazioni locali e civiltà del Mediterraneo orientale, già in epoca antichissima. Oggi possiamo vedere ancora la torre principale, con la camera Tholos e i resti delle strutture che una volta facevano parte del villaggio nuragico. Questi luoghi ci raccontano come gli abitanti dell'epoca organizzassero la vita, la difesa del territorio e i rapporti con culture lontane. Gli scavi archeologici a Antigori iniziarono formalmente nel 1982, guidati da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, e furono proseguiti negli anni 90 da Roberta Relli. Queste indagini hanno portato alla luce materiali nuragici e anche ceramiche micenee provenienti da Creta, Cipro e Argolide, dimostrando che questo luogo non era isolato, ma faceva parte di una rete di scambi nel Mediterraneo nel tardo bronzo. Ci dirigiamo ora verso quella che è considerata la struttura più importante del complesso, identificata dagli archeologi come Torre C. È anche la torre meglio conservata dell'intero insediamento e, non a caso, occupa una posizione dominante nella parte alta del colle. Questa torre rappresentava probabilmente il cuore del sistema difensivo. Da qui si controllavano gli accessi interni e i percorsi che salivano dal basso, attraverso rampe e corridoi, oggi in gran parte crollati. La torre C è costruita in blocchi di scisto chiaro e presenta una pianta circolare. Al suo interno conserva ancora intatta la copertura a tholos del piano inferiore, un elemento che ci permette di capire come apparivano originariamente queste strutture più di 3000 anni fa. Raggiungere questa torre non era semplice. L'accesso avveniva attraverso un percorso controllato, pensato per rallentare e sorvegliare chiunque entrasse nel complesso.
Se anche per te questi luoghi raccontano qualcosa, iscriviti al canale e continua il viaggio con me. Ciao, al prossimo video!